Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli, ascendente Gemelli, Luna o Venere in Gemelli. Andiamo a vedere che cosa accadrà nei prossimi 7-8 giorni, video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Vediamo con che energie ti confronterai affinché tu possa elevarti sempre di più in coscienza e andare a realizzare il grande capolavoro della tua vita. Ragion per cui invito tutte le ragazze nuove a studiare i contenuti delle mie playlist, soprattutto l'arte sciamanica, per andare a praticare la magia consapevole, affinché voi possiate realizzare questo capolavoro di vita, sciogliere tutte le paure e gli attaccamenti che vi separano dalla grande bellezza e dall'abbondanza, ok? Per chiunque lo desiderasse, ho messo in vendita il mio primo libro che è in formato PDF e la mia tesi di laurea in naturopatia, si chiama Il risveglio della coscienza. Per chiunque lo desiderasse mi mandasse una mail a taromantic21@gmail.com. Detto questo, partiamo subito, vediamo con che energia avrà a che fare, cosa accadrà nella realtà fenomenica in questa settimana, 7, 8, 9 giorni più o meno. Vediamo gli oracoli cosa ci dicono. Gemelli. Informati meglio, la situazione richiede un approfondimento. È possibile che tu abbia a che fare con delle situazioni che non ti sono chiare e che richiedono maggiori informazioni affinché tu possa avere una visione ampia delle cose. Quindi può succedere qualcosa che ha a che fare con, ti può dare dei dubbi, puoi sentire un po', ma forse è così, forse non è così, forse è così, forse non è così. Dice, informati meglio, perché le cose non sono sempre come appaiono, la maggior parte delle volte non sono mai come appaiono le cose, ok? Ci possono essere delle situazioni di questa natura che richiedono una tua maggiore attenzione e presenza in ciò che accade. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Gemelli. Sappiamo che i segni d'aria si fanno prendere molto dalla mente, sono geniali, ma si fanno prendere un po' troppo dalla mente, no? Invece di affidarsi, ok, e di attendere. Spesso questa carta mi dice c'è una fagocitazione del mentale, no? Voler sapere, voler trarre delle conclusioni. Aspetta, dice, aspetta. Vediamo un po' di che si tratta. Gemelli, di cosa si tratta questa cosa? Informati meglio, la situazione richiede un approfondimento. Quattro di bastoni, cavaliere di denari, il mago di lavoro si tratta. Forse stanno ritardando dei pagamenti? Oppure qualcosa nel lavoro? Comunque va bene quando esce il mago alla fine. Allora, qua mi parla, 4 di bastoni, parla della tua stabilità, della casa, pagamenti sulla casa, qualcosa sulla casa. Cavaliere di denari è denaro, quindi è un avanzamento, seppure è andato lento, può andare lento, aspetta, ti dice il mago, c'è una nuova opportunità, oppure un'opportunità di lavoro che ti arriva, che stavi aspettando, oppure delle entrate di denaro, oppure qualcosa che nel lavoro magari stai pensando di dover fare in un certo modo, anche abbellire il tuo negozio e non ti sta arrivando l'idea o qualcosa, aspetta, arriva in questa settimana, il mago. Il mago mi parla è una delle carte migliori nel lavoro, no? Insieme a 10 denari, il mago come arcano maggiore è potentissimo. Mi dice aspetta perché tu hai tutti gli strumenti per realizzare le cose, informati meglio, cioè soprattutto il cavaliere di denari, qualcosa che va un po' più lento, un po' di pazienza ti chiedono affinché l'idea geniale arrivi. Mi parlano anche di una proposta di lavoro che arriva in questa settimana che stavi aspettando affinché ti desse quella stabilità, oppure un doppio lavoro, un lavoro da casa che dà i suoi frutti, ti entreranno le entrate in questa settimana, mi dice. Ok? Ti entreranno le entrate, arriveranno delle entrate o l'opportunità di lavoro, anche un lavoro da casa o un secondo lavoro. La cosa si risolve bene, mi dicono, ok? Vediamo per quanto riguarda, abbiamo visto in linea generale quello su cui ci volevano puntare l'attenzione.
Vediamo con le carte delle relazioni che cosa ci raccontano in questa settimana, quali sono le emozioni con le quali avrai a che fare o le persone. Vediamo in relazione con te cosa entra in questa settimana. Queste sono le carte delle relazioni, dell'amore, relazioni anche al di fuori della relazione intima. Vediamo cosa ci raccontano. Gemelli. Anima gemella spirituale. C'è una persona che ti è molto vicina ed è la tua anima gemella, può essere un caro amico, una cara amica o una persona, nel senso una persona a livello anche relazionale, intimo, amoroso. Anima gemella spirituale. Mi dicono che in questi giorni avrai la protezione, il sostegno di una persona che è una tua anima gemella. Le anime gemelle chi sono? Coloro che supportano la tua evoluzione personale, coloro, gli stessi ideali, gli stessi intenti. Alle volte sono anche coloro che ti spronano nel far uscire il tuo talento, magari per quanto riguarda le situazioni lavorative, un appoggio, un sostegno animico. Questo il mago sei anche tu, gemelli, no? Rappresentato, quindi nei tuoi potenziali. E c'è una persona che ti è vicino affinché tu possa anche scorgere le varie situazioni che ti si possono presentare in questa settimana, in questi giorni, scorgerle meglio, ok? Vediamo di che cosa parla quest'anima gemella spirituale. C'è una persona in particolare che ti è molto affine, anche due possono essere. Vediamo cosa parla la carta anima gemella spirituale. 10 di coppe, infatti c'è una persona tra quelle che tu reputi famiglia, anche degli amici stretti, un amico stretto, oppure una persona proprio che ti sostiene, può essere anche una persona a livello relazionale intimo. Asso di bastoni, vedi? Stava al contrario, io meno le leggo le carte al contrario. Guarda, qua c'è una persona che sostiene la tua creatività. Asso di bastoni. Cos'altro? È l'imperatore. Ti dico una cosa, qua c'è una persona che vuole anche costruire con te. L'amore adesso lo andiamo a vedere, però mi dicono che laddove tu avevi delle situazioni da chiarire, per esempio, in questa settimana potresti avere delle situazioni da chiarire o nel lavoro o delle questioni che hanno a che fare con la stabilità, la casa. Qua c'è una persona che supporta un'opportunità, che ti fa arrivare questa opportunità, ti aiuta in questa allegria che ti fa arrivare delle intuizioni importanti. E questo imperatore qui che sistema le cose, cioè sistema le cose, ti dà magari delle strategie diverse o ti accende la passione. Mi può parlare, ripeto, o di amici stretti o di persone intime. Sì. Voglio vedere una cosa prima di andare a fare sull'amore. Su queste situazioni qui, informati meglio. E come diceva, sì, la situazione richiede un approfondimento. Con queste carte dell'indovino, che si leggono un po' al contrario, un po' del dritto, di cosa parla questa situazione che si risolve con il mago, nello specifico? Passato. Parla di un passato, di situazioni che stavi aspettando, di situazioni che ritornano. Soluzione, vedi? Soluzione. Situazioni del passato che aspettavano o situazioni su cui stavi meditando rispetto alla tua stabilità o rispetto a una casa. Anche fare un investimento in una casa. Magari lo stavi pensando nel passato, situazioni precedenti che richiedevano una soluzione, situazioni che richiedevano una soluzione e non arrivava questa soluzione. Un'altra? E sei un po' preoccupata per situazioni del passato che non si risolvono ancora, però si risolvono con il mago. Perché il mago mi parla anche, chi è il mago? Da vittima passiamo a mago, no? Il mago è colui che ha il potere di manifestare le cose a partire dalla sua consapevolezza e quindi si allea agli eventi che sono enti, entità, spiriti, al di là della mente, 9 di spade, al di là dell'apprensione e realizza la capacità di poter cambiare ogni cosa. Come lo fa?
affidandosi agli eventi, pronunciando l'intento che vuole manifestare e si affida agli eventi che arrivano senza giudicarli positivi o negativi, perché sa che sono propedeutici alla realizzazione del suo obiettivo. Ok? Allora, detto questo, adesso ci andiamo ad analizzare l'amore, a vedere l'amore. Mettiamo una fila qui, cioè come andate a stare voi in amore, poi mettiamo una fila della persona che può arrivare in questi prossimi giorni e poi quello che succede alla fine. Ma prima di tutto mettiamo gli oracoli, gemelli, amore, questi prossimi giorni. Amore dichiarato, c'è una dichiarazione d'amore qua nei prossimi giorni. E questa anima gemella spirituale qui, che supporta anche la tua allegria. C'è la dichiarazione d'amore qua, una dichiarazione d'amore, vediamo di che cosa parla. Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dei gemelli? Credo che l'amore va molto bene qua, comunque voglio vedere che cosa mi dicono le carte. Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dei gemelli i prossimi 7, 8, 9 giorni? La ruota della fortuna, il diavolo, 6 di bastoni. Prima di tutto ti dico una cosa che arriva lampante, ti metti alle spalle delle situazioni tossiche. Ti metti alle spalle delle situazioni tossiche che il destino te le riproponeva sempre, anche a livello emozionale, me lo dicevano anche qui. Se di bastoni mi parla di riavere le situazioni sotto controllo e riprendersi in mano il potere. E poi c'è una persona qui, o a te piace proprio una persona, ti piace una persona e ci provi, non lo so, o questa allora qua c'è l'energia di una persona che vuole avere successo con un'altra persona, puoi essere tu o la persona in questione, e arriva all'improvviso questa cosa. Qua c'è il re di denari, sì, e qua c'è... Allora, prima di tutto ti dico una cosa. Allora, qua tu riprendi in mano una situazione che era fuori mano, cioè fuori controllo, e vedo che sei molto ambiziosa o ambizioso, soprattutto per quello che riguarda le tue ambizioni pratiche, lavorative, di stabilità, di benessere, me lo dicevano anche qua. Ti dico che raggiungi il successo in questa settimana in questi ambiti laddove potevi avere dei dubbi. Ora, rispetto all'amore, qua mi dicono che o c'è, adesso lo vediamo con le altre carte, una persona che ha molta passione nei tuoi confronti, passione, non mi stanno mettendo le coppe ancora, c'è passione, sessualità nei tuoi confronti o sei tu che hai questa predisposizione verso qualcuno. Però ti vedo bene col 6 di bastoni, cioè mi prendo quello che voglio, sto bene, ok? Vediamo un po' l'energia di questa persona che arriva nei tuoi confronti. 7 di coppe, 10 di bastoni, wow, il 2 di coppe. Qua c'è una persona che era confusa, ma questa confusione giunge al termine perché questa persona è innamorata di te. 2 di coppe. C'è una persona qua, una situazione pesante di confusione, di non saper come agire nei tuoi confronti, giunge al termine e vedo che c'è un 2 di coppe, è innamorata di te questa persona. Cioè vuole proprio la condivisione con te, ok? La pesantezza legata alla confusione giunge al termine. O se una persona aveva altre opzioni, qua ci sei solo tu. Ok? Vediamo alla fine cosa succede in amore per te. E per te è una sorpresa questa, c'è la ruota della fortuna. Vediamo cosa succede alla fine in amore per te. Il mago, guarda, il mago qua ci sei tu. Cos'altro? Un inizio c'è qua. 9 di denari, 8 di spade. Perché? Qua c'è un inizio che però comporta un po' di ansia qua.
Allora, qua c'è una persona che ti vuole, va bene? Ti vuole. Io credo che sia tu che hai un po'... perché tu hai un'energia molto forte qua, questa cosa ti stupisce. C'è questa persona che vuole un inizio proprio con te, però è come se a volte tu non gli facessi tanto caso. Guarda che ti dico, è come se non gli facessi tanto caso e pensassi un po' più a te, perché ti senti un po' bloccata, un po' bloccato, come se avessi un po' di agonia mentale, 8 di spade, sei tu gemelli, no? Non saper che fare, intanto penso a me, non gli faccio tanto caso. Vedi, l'asso di denari c'è. Vediamo perché l'8 di spade? O cosa c'è dopo l'8 di spade? 2 di bastoni, devi prendere tu una decisione. Qua c'è qualcuno che deve prendere una decisione perché l'altro è innamorato. Io credo che sia tu. 10 di denari. Intanto stai concentrata sulle tue cose. Vediamo, energia positiva per te in amore. 5 di coppe, energia positiva. Hai avuto dei momenti di tristezza che però li metterai alle spalle perché il 5 di coppe è una carta un po' negativa, però sta al tuo positivo, no? Quindi mi dice che la situazione qua delle emozioni si elaboreranno, la tristezza sparirà, legata alle emozioni. Sì, il mondo, vedi, c'è sì, la chiusura di una tappa legata a una tristezza delle emozioni a livello relazionale. Vediamo carta negativa. 10 di spade, si chiude, è difficile mettersi alle spalle una tappa dolorosa che hai vissuto o con questa persona o in amore. Però mi dicono la tristezza sparirà. Può essere un po' difficile aprirsi al nuovo. Qua c'è un'anima gemella spirituale, ricordiamo, una persona che ti è vicina nonostante tutto. Ed è così. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Può essere il segno dei gemelli come te o della Vergine, del Capricorno, dell'Ariete. Sì. E vediamo cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui lei. Per chiunque li desiderasse li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Aspettate ragazzi, perché qua con la luce ogni volta faccio difficoltà, perché quando se ne va la luce del sole con questo è un po'... ok, allora vediamo. Con te posso essere autentico. Questa è una persona che non ha filtri con te. Ti parla chiaramente, sente di poter essere autentica con te. Vediamo, cos'altro? Le tue mani, la tua bocca, il tuo corpo, la tua mente, voglio tutto di te. È completamente affascinata da te questa persona, vuole tutto con te. Te l'avevo detto però, eh? Cos'altro? Ho sempre voluto te, lo capisci? Allora, se avevi dei dubbi che magari questa persona pensavi che volesse qualcun altro o avesse un altro tipo di ideale, sei tu quello che vuole. Ho sempre voluto te, lo capisci? E vedo che tu stai là, lo fai cuocere un po' perché stai molto nel tuo potere, mi spiego? Ovviamente poi ognuno di voi ha la scelta, no? Quindi, ragazzi miei ragazzi, io non aggiungerei altro. Vi faccio un grandissimo in bocca al lupo con l'esortazione di studiare sempre i contenuti delle playlist perché vi danno proprio il radicamento. E detto questo, vi abbraccio profondamente. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.